Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di applicazioni per i vostri iPhone. Questo ad esempio arriva dai ragazzi di Ricondizionato OK. Non sapete chi sono? Beh, è uno store che vende iPhone ricondizionati. E sapete perché dovreste acquistare un iPhone ricondizionato? 1. Per fare del bene all'ambiente. Sapete quanto materiale prezioso viene investito per realizzare un nuovo iPhone? Cercatevelo su Google perché non voglio allungare troppo il video. 2. Acquistare un iPhone ricondizionato vi permette di risparmiare anche svariati centinaia di euro rispetto ad acquistarlo nuovo. E perché tra tutti gli shop di ricondizionati dovreste acquistare proprio da Ricondizionato OK? Perché avrete assistenza pre e post vendita anche via WhatsApp accessibile direttamente dal sito, comodissimo, rimborso o sostituzione del prodotto in caso di malfunzionamento, spedizioni in massimo 48 ore e tutti gli smartphone sul sito hanno un altissimo grado qualitativo. Devo aggiungere altro? Io non credo. Il link per approfondire è qua sotto in descrizione, ma adesso cominciamo subito. Un attimo, prima di cominciare, altrimenti si offende il ragazzo. Nel titolo avete letto 10 app per iPhone, io ve ne mostro 5 adesso. Le altre 5 le trovate sul canale di Antonino Galliano, il link è in descrizione, passate anche di là. Prima finite questo video, like e commento e poi andate da lui. Direi di non perdere altro tempo e partire subito con le applicazioni di oggi. La prima applicazione che voglio mostrarvi, secondo me la conoscete già tutti perché è preinstallata di default sui vostri iPhone ed è l'applicazione Note. Per quale motivo vi mostro questa applicazione? Perché ha una funzione nascosta super utile. Avete presente quando magari vi capita di ricevere un PDF su iPhone e doverlo firmare e poi rimandare tramite email? Come fare? Molto semplice, screenate, salvate quel PDF, anzi screenatelo dove deve essere un JPEG, dopodiché cliccate qua su nuova nota, importate quella foto direttamente nell'applicazione Note. Ora supponiamo che questo sia il PDF da dover firmare. Come si fa adesso? Si clicca sul JPEG, si clicca qua sopra in alto a destra, si schiaccia sul più e si schiaccia su firma. Adesso da qua andrete a effettuare la vostra firma. Ora io faccio una prova, se non vi piace potete cancellare ovviamente. Ok, supponiamo che questa firma vada bene, facciamo fine e in questo momento potete andare ad inserirla senza perdere qualità all'interno del vostro documento. Io vado ad inserirla qua dove è richiesta e voilà, dopodiché schiaccio su fine, poi posso andare ovviamente a esportare il tutto come se fosse un semplicissimo PDF. Faccio salva, fine e poi posso inoltrarlo tramite mail come PDF, quindi veramente super comodo. Qual è la cosa ancora più comoda? Che se dovete ripetere più volte lo stesso passaggio vi basta andare di nuovo sulla macchina fotografica, selezionare il documento. Ora io riprovo sempre con lo stesso, ma comunque funziona. Cliccate sul documento, pennarello, più firma e la vostra firma è stata già salvata, quindi una volta che l'avrete scelta, una volta che siete soddisfatti della vostra firma, ce l'avrete sempre qui pronta per essere utilizzata all'interno dei vostri PDF da dover firmare e inviare. Quindi super comodo, senza dover scaricare applicazioni terze, perché Apple vi dà la possibilità di farlo di default con l'applicazione Note. Seconda applicazione di oggi, eccolo qua, Billbot. Allora, l'applicazione l'ho scelta perché è molto curata, è un'applicazione con tanti altri competitor sull'App Store, ce ne sono tante altre che fanno la stessa cosa, ma ho scelto questa perché graficamente è pazzesca. È un'applicazione che vi permette di tenere traccia di tutti i vostri abbonamenti e vi ripeto, graficamente mi è piaciuto e l'ho portata in questo video. Facciamo aggiungi, vi faccio vedere. Io pago Netflix, perfetto, descrizione non ci frega nulla, categoria non ce ne frega nulla, ricordare mai, ok, quando vogliamo essere ricordati che comunque dovremo pagare l'abbonamento a Netflix, qua potete scegliere voi tranquillamente quanti giorni prima, quanti mesi prima e quant'altro, potete scegliere voi tranquillamente. La moneta è euro ovviamente, quindi qua possiamo skippare. Quanto paghiamo al mese? Io nel mio caso 15 euro perché è il piano quello plus, quello più grosso di tutti. Perfetto, poi andiamo ad aggiungere ancora un altro abbonamento. Avete già capito come funziona, no? Amazon Prime, aggiungi. Quanto pago al mese? 4 euro, non voglio alcun reminder ed ecco qua. Andiamo ad aggiungere ancora anche Disney Plus, per dire, questo mi sembra che costa 7 euro
al mese, Netflix, Prime, Disney Plus, e mi sembra di non avere altri abbonamenti attivi attualmente. E ovviamente si può fare la media, il totale di tutti gli abbonamenti, ciò che è in sospeso. Ovviamente è un'applicazione fatta bene graficamente, non c'è pubblicità invasiva, anzi non c'è proprio pubblicità, non mi sembra di averla mai trovata fino adesso. Vi aiuta a tenere traccia di tutti i vostri abbonamenti mensili, vi rendete conto anche quanto spendete al mese per quanto riguarda gli aggiornamenti, potete impostare i reminder, quindi secondo me veramente ottima, gratuita, link in descrizione per il download. Terza applicazione di oggi, Pixelcut. Avete presente quando scaricate quelle applicazioni così, a caso? Io ho visto quest'app in un ads di YouTube e ho deciso di scaricarla senza un minimo di aspettativa, e invece funziona alla grande. Cosa fa questa applicazione? Vi permette di staccare il soggetto delle vostre foto dal background, dallo sfondo, e funziona dannatamente bene. Premiamo sul più, scegliamo le foto, ora facciamo una prova, e vedete l'ho già fatto con questa foto mia. Slide to remove background, è una foto anche particolare da scontornare, specialmente in questa zona qui in basso a sinistra, eppure ragazzi, wow, è assurdo, è precisissimo, preciso, bellissimo. Schiacciate poi sulla V qua in alto, qua in basso, perfetto. Qual è il problema di questa applicazione? Che rimane il logo Pixelcut qua, ma state buoni, adesso vi faccio anche vedere come eliminare quello. Comunque dobbiamo andare ad impostare questa foto magari per Instagram, ok, la vogliamo pubblicare quadrata, ok, andiamo a riposizionare il soggetto nella foto, lo mettiamo magari qui, perfetto, facciamo continua. Ora vi farà scegliere il background. Come background possiamo fare change background e scegliere una stock photo oppure una my photo. Io scelgo my photo in questo caso, consentiamo l'accesso a tutte le foto e andiamo a scegliere questa della Fontana dei Trevi, veramente fatta proprio a casissimo. Ok, e qua poi vi gestite un pochettino la regolazione dello zoom e il grosso praticamente è fatto. Ovviamente questa è una cosa fatta super al volo, però cavolo, come vedete è veramente ottima come soluzione, no? Specialmente se non avete tanta dimestichezza con Photoshop. Ora vi faccio vedere come togliere anche qua il marchio di Pixelcut. Fate condividi e poi save. Come vedete il remove watermark è una funzione pro, ma per fortuna qua ci sono io. Scaricate anche l'applicazione Snapseed perché è veramente ottima per modificare le foto. Aprite la foto che avete appena salvato, andate su strumenti, scegliete lo strumento correzione, zoomate un pochettino la foto, ops, ho sbagliato, vi spostate con due dita dove c'è il logo di Pixelcut e poi fate una bella pennellata qui. Magari non così malamente come lo sto facendo io adesso, però comunque vi dà la possibilità a questa applicazione di andare ad eliminare completamente il logo. Ovviamente dovete giocarci un pochettino, più fate il piccolo il cerchio più siete precisi e più ovviamente, come vedete, riuscirete pian piano a far scomparire il logo. C'è bisogno di un po' di esercizio, ma poi una volta tolto e riportata la foto allo zoom originale, secondo me il risultato sarà eccezionale. Andiamo avanti, non perdiamo altro tempo. Applicazione studente, continuiamo al volo come ospite, così vi faccio vedere come funziona questa applicazione. Profilo Luca è un'applicazione che vi permette di tenere sotto controllo tutte le vostre materie. È un'applicazione diario scolastico, secondo me veramente ottima. Selezioniamo un po' di materie adesso a casaccio, ok, fatto. E ora l'applicazione in automatico vi creerà un calendario dove voi potete andare ad inserire tutto ciò che riguarda la vostra scuola, ad esempio di sabato 11, domenica 12, lunedì 13, più abbiamo qualcosa per quanto riguarda compiti, interrogazioni, verifiche delle note, oppure vogliamo aggiungere una nuova categoria? Non lo so, mettiamo che abbiamo l'interrogazione di quale materia? Di filosofia. Scriviamo una nota, magari possiamo mettere gli argomenti, no? Possiamo segnarci gli argomenti, andare a contrassegnare ogni impegno con un tag. In organizer possiamo andare a mettere anche il timer che ci ricorda che abbiamo quell'evento, dare una priorità alta, media o bassa, e la data e anche il promemoria se volete. In data ovviamente la data che abbiamo scelto, e il promemoria potete appunto andare a scegliere quando farvi arrivare il promemoria di quell'evento. È secondo me un'applicazione fatta molto bene. Da qua in alto si va a cambiare il mese.
se ce la faccio, ok, settembre, ottobre, novembre, vi andate a segnare tutte le vostre cose e veramente fatta benissimo. In organizer è quello che vi dicevo prima, va per impegni, l'orario vi fa segnare l'orario scolastico, quindi avrete tutto qua. I voti, potete anche andare a segnarvi i voti, ovviamente chiudendo poi la pubblicità, ecco qua, vi segna direttamente, vi riporta, scusate, le materie che abbiamo segnato all'inizio e qua potete andare ad inserire poi tutti i vari voti, scritto, orale, pratico, potete andare poi a suddividere. Insomma, fa tutta l'applicazione, è fatta veramente veramente bene, l'applicazione ha una grafica super moderna, come avete visto ogni tanto salta fuori la pubblicità ma non è per nulla invasiva, io ve la straconsiglio anche perché tra poco si torna a scuola, anzi quando questo video sarà online voi sarete già a scuola, per chi va a scuola, quindi secondo me tenere in considerazione. Ultima applicazione di oggi, non per importanza, TwoStories, un'applicazione gratuita che fa veramente tanta roba, ci permette di condividere in maniera molto più interessante i vari link all'interno delle storie di Instagram con tutti questi template, guardate che carini. Si possono condividere in questa maniera, così, insomma, se mi seguite su Instagram avrete già visto sicuramente qualcosina anche sulle mie storie, perché questa applicazione io la utilizzo praticamente tutti i giorni e beh, è carina, io ve la consiglio veramente. Ora ve la mostro un attimino in funzione, andiamo su YouTube, andiamo a condividere magari un video, condividi, andate qua a destra, fate altro, dopodiché scorrete ancora, di nuovo altro, in fondo TwoStories, eccolo qua, e vi fa vedere il template con il quale poter andare a condividere la storia su Instagram. Qua potete scegliere il tema, se bianco oppure nero, e invece qua sopra potete andare a cambiare poi la tipologia di condivisione. Magari la voglio condividere così, perfetto, clicco su Stories e mi riporta in automatico su Instagram, veramente molto carino. Proviamo a farlo adesso anche con un tweet, ecco, magari proprio lo stesso. Faccio così, vado poi su condividi via, scorro, altro, scendo in basso, TwoStories, e vi faccio vedere che ci sono anche altri template per Twitter, ad esempio sempre a poster, così molto carino, con l'immagine dietro, il testo scritto sopra, anche questo molto carino per Twitter, soltanto il contenuto, lo sticker, anche qua è possibile cambiare tra bianco e nero. Insomma, è un'applicazione che se utilizzate tanto le Instagram Stories, secondo me può tornarvi veramente utile. Ve lo ripeto, si chiama TwoStories. Allora ragazzi, cosa ne pensate di queste applicazioni? Le conoscevate? Ve le ho fatte scoprire io? Ditemelo qui sotto nei commenti. Ovviamente vi ricordo che in descrizione trovate il link per andare a vedere anche il video di Antonino e il sito di Ricondizionato OK, un sito che vende iPhone ma non solo, ricondizionati a prezzi veramente ottimi. Il loro più grande punto di forza è che anche il grado più basso del ricondizionato ha comunque delle ottime linee estetiche, quindi veramente tanta roba, super consigliato. Ovviamente di tutto trovate il link in descrizione.